Nell'ultimo episodio intitolato Fomencofobia abbiamo trattato tutta la parte statistica e matematica del lavoro del matematico russo e la sua equipe. Un lavoro immenso, pluriennale, che ha consentito di comprendere come si sia formato il manuale di storia di Scaligero e Petavius, che fa da fondamenta alla cronologia su cui si basa la storia consensuale e che ormai abbiamo compreso essere fortemente inaffidabile. Il risultato più importante emerso a seguito del disgregamento della carta cronologica globale, che riporta tutta la cronologia scaligeriana di storia antica, ci dice come tutta la parte del manuale, collocata approssimativamente prima del 1000 d.C., è composta da duplicati fantasma ed i loro originali medievali si trovano nell'intervallo tra il 1000 e il 1650 d.C., per cui ogni evento riportato prima del 1000 d.C. è la somma di alcuni eventi medievali più tardi. A questo punto si può affermare con certezza, grazie alle prove oggettive derivate dai calcoli matematico-statistici e lo sviluppo di metodi di datazione indipendenti, che la cronaca scaligeriana in sé è un manuale stratificato, formato da 4 copie, C1, C2, C3, C4, incollate tra di loro, originate da una cronaca primaria chiamata C0, che successivamente sono state spostate indietro sull'asse temporale, creando degli slittamenti cronologici che hanno causato una dilatazione temporale, andando ad allungare di fatto quella che era la tradizione storica più condivisa e conosciuta al tempo, la cronaca C0, che raccontava i fatti accaduti dal 960 d.C. fino al 1600 d.C. Nello specifico, C2 si unisce alla C1 con uno slittamento in giù di 333 anni, la C3 si incolla alla C1 e alla C2 con uno slittamento di 1053 anni e la C4 si unisce a tutte le altre con uno slittamento di 1800 anni. Dai risultati è poi emerso come il manuale scaligeriano non contenga duplicati nell'intervallo di tempo a partire dal XVI secolo fino ad arrivare ai tempi più vicini a noi, e questo ha permesso a Fomenko di ritenere affidabile la storia a noi più vicina, almeno nell'ordine di accadimento degli eventi, poiché purtroppo mi sento di dire che tutta la storia, anche quella a noi più prossima, è stata fortemente alterata nella percezione comune e coperta da una versione fittizia che nasconde la reale natura degli eventi accaduti. Il motivo che spinge Fomenko a dichiarare come la storia dal XVI secolo fino ad arrivare ai nostri tempi sia corretta è solo perché lui si attiene a quelli che sono i risultati matematico-statistici che gli hanno dimostrato l'assenza di duplicati e riflessi fantasma. Ma come è potuto accadere ciò? Prevalentemente ci possono essere due spiegazioni per questo fenomeno di disgregamento della carta cronologica globale. Come prima spiegazione possiamo asserire che questi duplicati fantasma e le varie ripetizioni abbiano un'origine casuale. Se ciò è vero, analizzando le varie coincidenze, ritenendole come eventi casuali, se ne può calcolare la loro probabilità. Questo è proprio ciò che hanno fatto Fomenko e Nosovsky grazie ai metodi di calcolo matematico-statistici, da quali è emerso che le probabilità di casualità sono molto basse. Già questo è un risultato importante, poiché ci permette di avanzare la seconda ipotesi che si avvicina maggiormente alla realtà dei fatti. Siamo di fronte ad una falsificazione intenzionale della storia e quindi queste coincidenze e ripetizioni non sono frutto del caso, ma di un lavoro pensato e voluto, che si contestualizzava all'interno di un'operazione più ampia, su vasta scala, che aveva come scopo il sovvertimento del precedente ordine e l'instaurazione di quello nuovo, che necessitava di una storia riveduta e corretta che lo potesse legittimare. Tutto questo accadde durante il periodo della Riforma che scosse tutta l'Europa ed il mondo conosciuto in generale nel XVI-XVIII secolo. Tutta questa operazione aveva bisogno di organizzazioni dislocate in più territori che si occupassero di aspetti specifici per poter organizzare al meglio l'immenso lavoro, ed in tal senso Scaligero prima e Petavius dopo, con la complicità dei monaci benedettini, agli amanuensi e circestensi, furono gli addetti principali alla nuova stesura della storia e la cancellazione e distorsione delle prove che potevano mettere la nuova versione
seriamente in discussione. Per fortuna qualcosa è riuscito a sopravvivere, frammenti di un passato comune che se messi insieme ci danno un quadro preciso di ciò che è stato alterato. A questo punto, essendo ormai a conoscenza dell'avvenuta falsificazione intenzionale della storia, sorge una domanda: ma allora, quale sarebbe la storia documentata originale? Di sicuro è molto più breve rispetto a quella da noi studiata fin da piccoli a scuola. Come abbiamo visto, la cronaca utilizzata come base racconta gli eventi dal 960 d.C. fino al XVI secolo d.C., per cui la storia descritta nelle fonti inizia solo verso il X-XI secolo d.C. e nulla apparentemente si sa di quanto accaduto prima. Alla luce di questo fatto, possibile che in realtà la scrittura sia nata proprio intorno al X secolo? Tutta la parte storica prima di questo secolo e che costituisce la famosa epoca antica è l'insieme di più cronache contenenti duplicati di eventi e personaggi appartenuti in realtà a epoche più tarde, e questo è stato un risultato che ha sconvolto la comunità storica in generale, perché si è vista sgretolarsi millenni di storia che avrebbero visto protagonisti eroi passati alla storia per gesta leggendarie e civiltà vissute tanti millenni fa, che dimostravano di avere già un grado di conoscenza in tutti i saperi della vita, cadute poi nell'oblio portandosi dietro tutto quel sapere fino a far perdere apparentemente le proprie tracce, traducendosi in uno sprofondamento generale della qualità di vita propria dei primi secoli bui del Medioevo, caratterizzati, a detta degli storici, da una forte oscurità, deterioramento demografico, culturale ed economico. In questo senso, tutta la gloria dell'epoca classica svanì senza lasciare traccia, riemersa soltanto più tardi nel XIV secolo, grazie a tanti umanisti che ad un certo punto furono protagonisti del ritrovamento di tutti quei documenti e testimonianze dei gloriosi tempi andati e che diedero vita al Rinascimento. Tornando a noi, possiamo quindi considerare l'epoca dall'undicesimo al XIII secolo come la vera profonda antichità. L'epoca dall'undicesimo al XVII secolo è descritta sia nelle cronache medievali sia nelle fonti cosiddette antiche, che però vanno collocate in epoche più tarde, appunto dall'undicesimo al XVII secolo. Grazie a questa risistemazione, la storia medievale con i suoi secoli bui diventa più ricca di informazioni, consentendoci di saperne molto di più. In questo senso, la storia biblica, il cui testo costituiva la narrazione della cronaca C0 più breve, e gli eventi dell'Antico e Nuovo Testamento in essa contenuti, devono essere ricollocati nell'intervallo dall'undicesimo al XVII secolo d.C., facendoci ipotizzare che anche gli eventi evangelici siano avvenuti in epoche molto più tarde. Le principali alterazioni introdotte dalla scuola di Scaligero riguardano avvenimenti importanti del periodo dal XIV al XVII secolo d.C. Il calcolo della datazione delle varie fonti, come degli avvenimenti accaduti, la vita dei re, degli scrittori, dei poeti, degli artisti e scultori vissuti come si ritiene nel XIV-XVI secolo, deve contemplare l'aggiunta di 50 o 150 anni, in accordo con la nuova datazione della Natività di Cristo, da cui si fa partire la datazione di molti libri. I 50 anni sono in accordo con la passata tradizione che faceva risalire la nascita di Cristo o del personaggio storico a lui attribuibile intorno al 1053. Tradizione che poi è stata corretta dall'emergere delle nuove datazioni ottenute da Fomenko e Nosovsky, che la fanno risalire al 1152 d.C. Per maggiori dettagli vi invito a leggere il libro Lo zar degli Slavi. Questa epoca molto più vicina a noi e che si riallaccia bene con le testimonianze scritte del tempo, che costituiscono quello strato veritiero di eventi nella storia consensuale accaduti proprio nel XII inizio XIII secolo e che vedono l'imperatore bizantino Andronico Comneno, la figura storica che presenta maggiori parallelismi con quella di Gesù Cristo, essere protagonista. Questa concezione differisce molto da quella che aveva postulato Morozov nelle sue opere, dove affermava che gli eventi biblici presero luogo nel III-V secolo a.C.,
circa 1000 anni dopo rispetto alla datazione di Scaligero. I risultati dei metodi di Fomenko e Nosovsky hanno fatto emergere una datazione differente ancora più tarda, collocandoli nell'arco temporale che va dall'XI secolo al XVI secolo d.C., che è circa un millennio più tardi di quanto ipotizzato da Morozov. Facciamo un esempio per mostrare come il sistema dei 3 slittamenti cronologici scoperti da Fomenko aiuta a risolvere alcuni misteri storici. Innanzitutto c'è da dire che l'Almagesto di Tolomeo riferisce esplicitamente di osservazioni fatte al tempo di Antonino Pio, imperatore del Sacro Romano Impero. Gli storici contemporanei considerano antico questo imperatore che si suppone aver regnato nel II secolo d.C., ma i dati astronomici nell'Almagesto si riferiscono esplicitamente all'XI-XVI secolo d.C. Per approfondire questo discorso vi rimando alla lettura del terzo libro dell'Opera Omnia in 7 tomi di Fomenko, in cui analizza l'Almagesto di Tolomeo. Sembra che non ci sia alcuna contraddizione se lo slittamento cronologico totale è di 1053 anni, che la vecchia tradizione della nascita di Cristo, più 333 il primo slittamento cronologico, abbiamo 1386. Allora l'imperatore Antonino Pio compare esattamente nel XVI secolo, sovrapposta al periodo 1524-1547, poiché nel calcolo va aggiunto l'anno di regno dato dalla versione scaligeriana che lo fa risalire al 138-161 d.C. Quindi 1053 più 333 più 138 dà come risultato 1524. È interessante che l'antico Antonino Pio si sovrapponga precisamente all'epoca della prima edizione dell'Almagesto, la cui prima edizione latina risale al 1537 e quella greca al 1538, e tutto questo durante il regno di Antonino Pio, come viene nominato nell'Almagesto. L'editore dell'edizione latina non ha ingannato nessuno inserendo il nome del sovrano al tempo in cui le osservazioni sono state inserite nel testo, ma cerchiamo di verificare questo risultato nel modo più indipendente possibile. Dai risultati empirico-statistici ottenuti da Fomenko e la sua equipe è emerso che il cosiddetto secondo impero romano dei secoli 1-3 d.C. è un riflesso dell'impero dei secoli 10 e 13 e dell'impero degli Asburgo. A questo punto possiamo cercare di identificare direttamente l'imperatore dell'epoca asburgica con il nome di Pio. L'epoca immediatamente precedente alle prime pubblicazioni dell'Almagesto, l'inizio del XVI secolo, è coperta dal celebre Massimiliano I del 1493-1519. Le osservazioni astronomiche potevano essere fatte ai suoi tempi, ammesso che il libro fosse pubblicato subito dopo il suo completamento. Il nome intero di questo imperatore risulta essere il seguente: Maximilian Kaiser Pius Augustus, come si evince da questa raffigurazione di Albrecht Dürer. Questa rappresenta un'ottima corrispondenza ed inoltre a questo punto anche l'epoca dell'antico Vitruvio e del medievale Alberti si identificano perfettamente. Ma come possono essersi verificati vari slittamenti cronologici durante la stesura della storia dell'antichità? Il primo slittamento più importante è stato quello di aver spostato la vita di Gesù Cristo, riflesso di Andronico Comneno, dal XII secolo al I secolo, generando uno slittamento di 1053 anni, considerandolo come l'inizio della nuova era conformemente all'errata tradizione medievale recuperata. Quindi, inizialmente le date sono state spostate all'indietro di 100 anni, successivamente di altri 1000 anni, e da ciò ne è derivata una datazione distorta di molti eventi medievali dei secoli XII e XVII descritti nei vari annali, sprofondati indietro nel tempo di 1000 o 1100 anni, e questo generò una grande confusione nella datazione di molti documenti che venivano datati da questo momento a partire dal 1053. Anche il significato di trascrizione delle date venne fortemente manipolato, facendogli perdere il senso originario, e solo successivamente la distorsione delle datazioni è stata causata anche da errori inconsapevoli,
generati da editori e cronologisti successivi che ormai avevano perso il significato originario di tali trascrizioni. Inizialmente, le date venivano scritte in forma di espressioni verbali che componevano delle formule che venivano successivamente abbreviate. In seguito a queste espressioni verbali venne attribuito in maniera arbitraria un valore numerico e da qui è nata l'usanza da parte dei cronologisti successivi di considerare queste abbreviazioni verbali come veri e propri numeri. A questo proposito è utile sottolineare che l'intenzione iniziale nel manipolare il significato originario delle trascrizioni delle date era assolutamente consapevole, frutto dell'azione dei cronologisti che avevano il compito di alterare la tradizione storica. Successivamente, una volta che ormai i cambiamenti vennero assimilati dalle nuove generazioni, in tempi relativamente brevi, ormai normalizzate le nuove regole introdotte, gli errori di editori e cronologisti successivi furono dovuti ad una inconsapevolezza, poiché ignari di quanto era avvenuto e stava avvenendo ancora nella loro epoca. Sostituendo le lettere con le cifre in accordo con le nuove regole, i cronologisti ottenevano delle date sbagliate e diverse da quelle autentiche, e dal momento in cui le formule abbreviazioni ce n'erano più di una, si crearono molti spostamenti cronologici. Ogni decifrazione sbagliata generava un corrispondente spostamento cronologico. Prendiamo ad esempio la lettera romana X, a cui è stato attribuito un valore numerico di 10. La X inizialmente poteva essere l'abbreviazione del nome Cristo in greco, Christos, da cui ricordiamo partiva la datazione dei vari documenti. La lettera X era l'anagramma più diffuso del nome di Cristo durante il Medioevo. È possibile dunque che la data IV secolo d.C. veniva trascritta come X.4, da cui poi sono nate successivamente le designazioni odierne dei secoli. In seguito i cronologisti medievali proposero di trattare la lettera X all'inizio della data come la cifra 10. A causa di ciò si aggiunsero automaticamente 1000 anni alla data originale, ottenendo una data sbagliata di 1000 anni più antica rispetto a quella reale, e il IV secolo d.C. divenne il 1400. Qui ad esempio ci scontriamo in un fatto interessante che vede gli italiani medievali indicare i secoli in centinaia, ad esempio 300 XIV secolo, 400 XV secolo e così via. Sembra che proprio non tenessero conto delle migliaia. A tale proposito voglio mostrarvi queste foto molto interessanti e recenti che presentano una trascrizione delle date molto interessante. Grazie ad Elisa per avermele mostrate. Come si può notare, le date riportate non fanno alcuna menzione delle migliaia. La prima data riporta 31 marzo del 917, la seconda 2 luglio 902. Perché omettere l'uno davanti alle restanti cifre numeriche, visto che ci si dovrebbe trovare nel 1900? Si potrebbe obiettare asserendo che possa trattarsi di un'abbreviazione volontaria, ma non avrebbe senso a mio avviso. Aggiungere un 1 non avrebbe richiesto chissà quali sforzi. Possibile che in realtà ci si trovi di fronte ad un'usanza ben radicata nel DNA della persona che ha scritto, derivata forse da quell'abitudine propria degli italiani medievali, come detto in precedenza, di contare i secoli in centinaia semplicemente perché effettivamente in precedenza l'uno non era contemplato ma aggiunto posteriormente a seguito della riforma? Può essere considerata una traccia effettiva della precedente mancanza dei 1000 anni aggiunti poi in seguito? Tornando a noi, oltre alla lettera X, anche la I è stata soggetta ad alterazione del suo significato originario. Inizialmente, tale lettera poteva essere l'abbreviazione del nome Jesus, Gesù in greco, e la sua forma abbreviata analogamente alla X poteva essere posta prima della data in cifre, separata da un punto, stando ad indicare anche in questo caso ad esempio 300 anni da Jesus, che poteva essere trascritto I.300. Questo modo di trascrizione era frequente nei documenti del XVI-XVII secolo. E questo è il caso di un manoscritto in cui la data riportata è I.595. Ma ecco altri esempi.
Questi erano solo alcuni esempi, ma se andate a cercare ne vengono fuori ancora tantissimi. In seguito, i cronologisti proposero di trattare la I come un 1 e questo contribuì ad alterare le datazioni di numerosi manoscritti. Equivalente alla lettera I, in molte date troviamo la lettera J, altra abbreviazione per Jesus, che si poteva sostituire alla classica I. E se la I può essere facilmente alterata e considerata un 1, diverso è per la J. In numerosi manoscritti si trovano datazioni con la J posta davanti alle 3 cifre. Ecco ancora degli esempi. In questo caso è eclatante poi come la trascrizione originale che riportava la J staccata dalle cifre sia stata modificata in tempi molto recenti, e inoltre nella versione moderna trasformando la lettera J in un 1. Diversamente da quanto sostengono gli storici moderni nel momento in cui si trovano a commentare questo curioso fenomeno di trascrizione, si evince come esisteva una precisa tradizione medievale di trascrizione delle date in 3 cifre precedute, come detto prima, o dalla lettera X o dalla I o la J, tutte indicanti presumibilmente Gesù Cristo, che nacque nel 152 o 1152 nella concezione odierna con l'aggiunta dei 1000 anni. Col passare del tempo, a causa della riforma, le date iniziarono ad essere scritte in modo diverso, anche se ancora in alcune regioni d'Europa il cambiamento non era assimilato del tutto dalle popolazioni, ed è per questo che in molti manoscritti e reperti troviamo le lettere I e J facenti funzione del numero 1. Questa pratica fu in vigore ancora fino alla fine del XVIII secolo e contiene le memorie della passata tradizione che via via scomparve una volta che il cambio fu assimilato, e i cronologisti riuscirono a cancellare la maggior parte delle vecchie date nei manoscritti ed annali, che ora venivano stampati nelle versioni corrette secondo i criteri della riforma. Oltre ai casi già citati, una menzione speciale spetta anche alle lettere M e DC, considerate date romane. Le possiamo trovare nei libri, negli annali, incise sui monumenti e sulle lapidi tombali. È possibile che inizialmente anch'esse non avessero un significato numerico, ma che fossero iniziali di parole che venivano quindi abbreviate. Ad esempio, la lettera D, che nella concezione odierna è la cifra 500, nel Medioevo poteva stare per Domini o Dominus, riferito a Dio, al Signore divino, o Dom, nel senso di casata dinastica, quella casata regnante al potere in un periodo preciso da cui si poteva poi far partire la datazione di un documento. La lettera M poteva stare per Magnus, cioè grande,
e la C per Caesar, Cesare, Kaiser, Zar, e quindi il titolo di una persona e non il suo nome proprio. Come già detto, poteva trattarsi semplicemente di una cronologia relativa, con cui si datava un documento scritto durante il governo di un certo re, Cesare, Kaiser, Zar, facente parte di una determinata Magnus Grande, casata dinastica, Dom, Domus. Infatti, in molti manoscritti si nota come queste lettere, prima delle cifre, fossero sempre divise l'una dall'altra da un punto, cosa che, come possiamo intuire, verrà poi modificata più avanti. Ecco di seguito alcuni esempi. Come avete visto, in molti casi le lettere prima delle cifre erano separate da un punto e vien da sé che l'anno trascritto non contemplava l'aggiunta nei 1000 anni, anzi era spesso una datazione relativa, come detto in precedenza. Una volta stabilite le nuove regole, anche queste date furono modificate, eliminando i punti, attribuendo un numero alle lettere e così si andava a confezionare una nuova datazione per un determinato manoscritto, originando su piccola scala un importante slittamento cronologico. Prima di chiudere, è interessante avanzare un'altra ipotesi relativa al possibile significato della lettera D come abbreviazione di Anno Domini o Dominus. La parola latina Domini un tempo poteva non indicare solo il Signore Dio, quindi Dominus, ma anche una grande casa. In russo, ad esempio, una grande casa viene chiamata Domina, da dom, che significa appunto casa. Dom a sua volta deriva dal termine indoeuropeo dem, che significa appunto casa, e qui si potrebbero aprire delle considerazioni di natura linguistica molto interessanti, ma per ora lasciamo stare. Questo era il senso con cui si utilizzava questo termine, ad esempio, nella famosa Rus, quando ci si riferiva a importanti case regnanti. Insomma, siamo di fronte ad una concezione rivoluzionaria, un vero e proprio attacco al tempo che potrebbe davvero portare alla riscrizione completa della storia documentata dell'uomo. Ed è necessario sottolineare storia documentata, poiché lo sappiamo, un documento, una testimonianza scritta può essere facilmente alterata e fatta scomparire. Diverso è per una memoria impressa nel DNA o ancor meglio nella coscienza collettiva da cui tutte le anime attingono e sono collegate. Esiste una storia più sottile che parla del mondo esteriore con le sue energie ed interiore dell'uomo, della sua sfera spirituale e di come può essere avvenuto il lento decadimento in questo sonno profondo odierno a cui siamo chiamati tutti a risvegliarci. Questa storia è molto più nascosta ed è decodificata, racchiusa nei simboli e nelle pieghe delle leggende e dei miti appartenenti a primo impatto a culture differenti che si sarebbero succedute nel tempo fino a costituirsi popoli divisi del mondo moderno. Ma se si guarda più a fondo, con cuore aperto e occhio vigile, si comprende come in realtà tutti i miti hanno un'origine comune, memorie di avvenimenti che hanno scosso la nostra sfera più intima ed eterea, portatori di memorie ancestrali che solo in seguito sono state alterate e presentate come storie fantastiche e immaginarie proprie di culture differenti. Studiare la storia è utile per comprendere le dinamiche odierne di questa società e farlo nell'ottica della nuova cronologia può essere maggiormente utile a mio avviso, poiché molti aspetti ancora irrisolti della storia consensuale possono trovare spiegazioni logiche e semplici e tutto sembra tornare al suo posto. Ma siamo pur sempre di fronte ad una storia esterna che ci racconta avvenimenti e imprese sempre dei soliti regnanti di turno, che da sempre hanno avuto interessi comuni, sia che appartengano ad una fazione o ad un'altra, volti al controllo dell'energia dell'uomo. E che si studi la versione consensuale o quella alternativa, in questo caso data da Fomenko, seppure entrambe utili, ci si ritrova solamente a studiare le logiche con cui si è andato a costituire il sistema in cui viviamo oggi.
Di pari passo con questo percorso è importante volgere l'attenzione all'interno di noi stessi, connetterci alle nostre memorie ancestrali e tornare consapevoli. L'esterno è un riflesso del nostro microcosmo interiore, in cui risiedono tutti i ricordi e la consapevolezza di un'origine comune, l'uno che in seguito ci è riviso. In questo senso, leggendo la storia documentata, ad esempio, se si è attenti si possono trovare delle tracce della vera storia perduta, o meglio dimenticata, quella che non viene mai posta sotto i riflettori, ma occultata, nascosta e che si mostra solo a coloro che hanno i mezzi per prenderne coscienza in accordo con il proprio percorso evolutivo. Allora aspetta a noi farla riemergere, così che possiamo ritrovare le nostre origini e tornare ad essere le colonne attive di questo grande organismo vivente che è Madre Terra.